Eccoci ritrovati insieme col mio gruppo in un altro tutorial sul mio canale L'Arte del Fatto Umano. Oggi vi propongo un'altra stola perché mi è stata richiesta sul mio gruppo e sul mio profilo. Avevo fatto un piccolo sondaggio presentando dei filati con delle colorazioni diverse e era stato scelto questa bellissima cake con queste sfumature. Questa cake è una cake in mistolana e lurex, semplicissima cake che si può trovare in tutte le mercerie o siti internet di fiducia. È una cake di 200 grammi, ogni cake ha 800 metri di filato. Io ne ho già usata una, questa è la seconda. Non so ancora quanto materiale mi servirà perché devo ancora terminarla. Comunque poi quando sicuramente ci sarà, quando pubblico il tutorial ci sarà tutte le indicazioni nell'info box. Poi mi servirà un uncinetto del numero 5, anche se sull'etichetta è richiesto un altro uncinetto più sottile. Io mi sono trovata bene col 5. Mi servirà una forbice e un metodo sarta. La mia stola è una stola molto avvolgente, è lunga 200 cm, cioè 2 metri, ed è larga 65 cm. È formata da 32 motivi e il motivo finale sarà anche sarà la bordura, farà da bordura alla stola. Poi ci riattaccheremo dall'altra parte della stola per rifinire nello stesso modo l'altro lato più corto della stola. Ogni motivo è formato da 4 giri, quindi sono 32 motivi per 4 giri e ogni motivo sono 2 giri, questi 2 giri, più altri 2 giri che formano un cerchio. E è un multiplo di 10 più 4, quindi se una persona, una signora la vuole fare più stretta o più larga, deve aumentare o diminuire di 10 maglie. Nel mio caso io ho fatto una catenella di 94 maglie, pari a 9 motivi più 4. Bene ragazze, iniziamo il tutorial. Per farvi vedere meglio il punto ho optato di usare un filo in tinta unita, anche perché questo punto risulta bellissimo anche in caso voleste usare un filato tinta unita. E per quanto riguarda la dimensione del filato, lo spessore, anche lì non c'è problema. Prendete il filato che volete, non eccessivamente grosso, da lavorare massimo con un 5, e voi avete la misura della vostra stola, sapete che ogni motivo è di 10 più 4 catenelle e quindi potete fare come volete. Io adesso vi faccio vedere il punto della stola su 54 catenelle, cioè 5 motivi più 4, e facilissimo perché poi questo punto lo andrete a moltiplicare 10 per la larghezza che volete, e anche in caso, cioè nel caso della lunghezza della stola andrete avanti a lavorarla fino a che raggiungerete la lunghezza desiderata. Io vi ho detto, nel mio caso 32 motivi, però uno può fare anche meno motivi, può fare più motivi e si allunga come vuole. Allora io adesso ho fatto 5 motivi, quindi 50 catenelle più 4. Carichiamo il filo, contiamo 3 catenelle, nella quarta andiamo a fare un punto V. Andiamo qua. Quindi un punto V è formato da 2 maglie alte, una la sostituisce a queste 3 catenelle, 2 catenelle. Nello stesso punto di base andiamo a fare altre 2 maglie alte.
Questo è il punto V doppio, perché il punto V doppio semplice è fatto da una sola maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Il punto V doppio è fatto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Ora facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Saltiamo 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta facciamo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo ancora 4 maglie di base, nella quinta andiamo a fare ancora il nostro punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Riprendiamo da qui, quindi 4 catenelle, 3, 4, saltiamo 4 maglie di base, nella quinta maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo 4 maglie di base, nella quinta ancora il punto V, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto di base. Arriviamo alla fine del giro con questa lavorazione, poi vi faccio vedere come finire il giro e girare il lavoro, perché è un punto che si lavora in andata e ritorno. Siamo alla fine del primo giro, faccio le ultime 4 catenelle, 2, 3, 4. Qui andremo a fare un altro punto V doppio, quindi nell'ultima maglia di base faremo, abbiamo saltato le 4 maglie di base, nell'ultima faremo il nostro punto V, quindi doppio, quindi 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ecco qua. Questo è il primo giro, la partenza della nostra stola. Adesso giriamo il lavoro e partiamo con i nostri cerchi. Vi insegno a fare il punto V doppio di inizio e fine giro in un modo in cui la stola dalle parti laterali più lunghe risulterà già finita senza aggiungere delle finiture a fine lavoro. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Non facciamo le 2 maglie alte qua dentro, una è questa qua di 3 catenelle, entriamo nella V sottostante, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questa lavorazione consentirà di avere una parte laterale diritta e già rifinita, poi quando andrete avanti con la lavorazione vedrete il risultato. Ora partiamo a fare i cerchi. Ci alziamo con 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Formiamo ora un piccolo cerchio chiudendo con una mezza maglia bassa nella prima catenella. Alziamoci con 3 catenelle, 1, 2, 3. Questo piccolo cerchio lo portiamo alla nostra sinistra e dentro lavoriamo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4, che assieme a queste 3 catenelle che sostituivano la prima sono 5. Ora andiamo a fare una maglia bassa sulla maglia bassa, questa. Carico il filo, rientro in questo cerchio e faccio altre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Giro il lavoro, ritorno nel mio senso corretto e faccio sul punto W un punto W dentro le 2 catenelle sottostanti, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vedete, si va a formare la prima metà del cerchio. Sono 10 maglie alte, le altre 10 le andremo a fare nel giro di ritorno e completeremo il cerchio e verrà il cerchio dalla parte diritta del lavoro. Da qui si riparte per un secondo cerchio, quindi ci alziamo con 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, scusate, c'è il filo, no, ho usato un filo che non è ritorto. Una mezza maglia bassa nella prima catenella, andiamo a formare un piccolo cerchio, ci alziamo con 3 catenelle, portiamo il nostro cerchio alla nostra sinistra e dentro il cerchio lavoriamo altre 4 maglie alte che assieme alla catenella sono 5. 2, 3 e 4. Ritorniamo sul senso giusto del lavoro. Una maglia bassa sulla maglia bassa successiva, carico il filo, rientro nel cerchietto e lavoro altre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Torno sul dritto del lavoro, sul verso giusto e rifaccio un punto W dentro al punto W sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E da qui riprendiamo con le 8 catenelle che mi serviranno per formare il piccolo cerchio.
In questa stola, quando incontrerete il punto W, dentro le 2 catenelle del punto W andrà fatto ancora un punto W. Adesso arrivate alla fine del vostro secondo giro, poi vi faccio vedere come finire il secondo giro. Sono alla fine del secondo giro, ho finito l'ultimo mezzo cerchio. Ora devo andare a fare l'ultimo punto W di finitura, quindi carico il filo, entro nel W sottostante e faccio 2 maglie alte, due catenelle, una maglia alta dentro al punto W sottostante, scusate, rifacciamo, una maglia alta dentro il punto W sottostante, la seconda maglia alta andiamo a farla nella terza catenella del giro precedente, così, ecco. Ora giriamo il lavoro e facciamo il terzo giro. 3 catenelle, mi alzo con 3 catenelle, stesso lavoro di prima, carico il filo, questa sarebbe la prima maglia alta del punto V, la seconda la facciamo dentro il punto V sottostante, 2 catenelle, 2 maglie alte nel punto V sottostante, nelle 2 catenelle sottostanti. Ecco. Ora dobbiamo completare il nostro cerchio. Il cerchio è formato da 20 maglie, 10 sono state lavorate sotto, ora andiamo a lavorare le altre 10 sopra. Quindi il mio punto V lo vado a fermare in questo punto, in questo spazio, tra il punto V e il cerchio. Poi vado direttamente a lavorare le mie 10 maglie alte dentro questo cerchietto. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10 maglie alte. Adesso chiudiamo il cerchio, quindi andiamo a prendere l'altro lato del cerchio come se fosse un cerchietto di un centrino e chiudiamo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Vedete, abbiamo fatto il cerchio in rilievo. Da qui andiamo direttamente a fare il punto W nel punto W sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Riprendiamo da qui, chiudiamo questo, ci agganciamo con questo punto W in questa posizione qui tra il punto W e il cerchio con una maglia bassa e andiamo a fare le 10 maglie alte all'interno di questo cerchio e finiamo tutto il giro con questa lavorazione. Sono alla fine del terzo giro. Questo è il motivo del cerchio, come si vede nel terzo giro. Quando andremo a fare la nostra stola, che arriveremo alla lunghezza desiderata,
ci fermeremo a questo giro, cioè a quello che forma il cerchio, perché risulta già una finitura, vedete che risulta una finitura. Poi quando avremo finito appunto tutta la stola, ci riagganceremo dall'altra parte e faremo questi 3 giri anche dall'altra parte, quindi verrà finita la stola con il cerchietto anche dall'altra parte. Allora adesso vi faccio vedere come finire il terzo giro. Ho chiuso il mio cerchietto, vedete che ho chiuso il mio cerchietto, e ora adesso vado a fare l'ultimo punto V doppio dentro le 2 catenelle del punto V doppio sottostante, facendo 2 maglie alte, due catenelle, e alla fine e all'inizio del giro ci sarà sempre questo tipo di lavorazione: una maglia alta dentro alle 2 catenelle sottostanti, e la seconda e ultima maglia alta la faremo nella terza catenella che sostituiva qui, che sostituiva la prima maglia alta del giro precedente. Giriamo il lavoro, facciamo il quarto giro, anche qua la stessa cosa, partiamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e che sostituiscono appunto la prima maglia alta del punto V doppio. La seconda la andiamo a fare dentro il V doppio sottostante, poi 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto sottostante di 2 catenelle. Vedete come viene finita? Si fa senza fare una lavorazione laterale di finitura. Ora riprendiamo da questo giro, dal primo, però tra un cerchio e l'altro andranno fatti 2 giri come il primo, quindi 4 catenelle, 3, 4, un punto basso lo andremo a fare agganciandoci tra la quinta e la sesta maglia alta del cerchio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, qui in mezzo qui in mezzo faremo una maglia bassa, 4 catenelle, 2, 3, 4, un punto V sul punto V sottostante dentro alle 2 catenelle, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte, riprendiamo da qui, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia bassa tra la quinta e la sesta catenella del cerchio, 2, 3, 4, 5, aprite le maglie e la fate in mezzo, 4 catenelle, 3, 4, e riprendete a fare il punto V doppio sul punto V, dentro il punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, e riprendete con le 4 catenelle, questo fino alla fine del giro. Siamo alla fine del quarto giro, chiudiamo il nostro giro come vi ho fatto vedere prima, carico il filo, facciamo 2 maglie alte dentro al punto V doppio sottostante,
2 catenelle, una maglia alta dentro al punto V e la seconda maglia alta nella terza catenella delle 3 catenelle che sostituivano la prima maglia alta del giro precedente. Giriamo il filo, quinto giro, iniziamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del punto V, la seconda maglia alta la facciamo dentro il punto V sottostante, 2 catenelle e 2 maglie alte dentro al punto V doppio sottostante. E il quinto giro è uguale del quarto, quindi faremo 4 catenelle, 1 2 3 4 e faremo una maglia bassa sulla maglia bassa qui, quindi una maglia bassa, 4 catenelle, un punto V sul punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte dentro il punto V doppio sottostante. 4 catenelle, 1 2 scusate, 3 4, una maglia bassa sulla maglia bassa, ecco come viene fino alla fine del giro. Poi chiuderete il giro come vi ho insegnato e poi riprenderemo con, vi farò vedere a riprendere il cerchietto. Sono ripartita con il mio punto V doppio di bordura, vedete come risulta facendo come vi ho insegnato io, risulta proprio già finita in questa, nei due lati più lunghi della stola risulta così. Adesso riprendiamo a fare i cerchi, quindi dopo aver fatto il primo punto V doppio ci alziamo con 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8, chiudiamo con una mezza maglia bassa nella prima catenella e formiamo un piccolo cerchio, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, portiamo il nostro cerchietto alla nostra sinistra e dentro il cerchietto lavoriamo 4 maglie alte che con la prima di catenelle sono 5 maglie alte, 3 4 5. Ora andiamo a fare una maglia bassa sulla maglia bassa seguente, carico il filo, mi riporto nel cerchio e faccio altri 5 maglie alte, una 2 3 4 e 5. Mi riporto sul lato giusto della lavorazione e vado a fare un punto V dentro il punto V sottostante, punto V doppio, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 e da qua riprendiamo
con le 8 catenelle che formano il cerchietto e via così. Poi rifaremo l'altro giro per chiudere, per formare il cerchietto, i 2 giri, e la stola è formata da questi 4 giri. Come vi ho detto, finirete la stola con il giro che chiude il cerchio, questo, e con questa lavorazione proseguirete per tutta la lunghezza desiderata della vostra stola e fermerete il filo nell'ultimo giro della lunghezza desiderata con il giro, questo giro del cerchietto. Poi vi farò vedere, praticamente riprenderemo la stola in questo senso. Quando avremo raggiunto la lunghezza desiderata, prenderemo la stola in questo senso, faremo un altro giro, poi comunque vi farò vedere un altro giro come questo, perché vedete che qui ce ne sono 2, e rifaremo un altro cerchietto, e quindi anche da quest'altra parte la stola verrà rifinita con un cerchio, con il cerchio intero. Ecco ragazze, questa è la stola terminata con i suoi 31 motivi, che ogni motivo quindi è formato da 4 giri, 2 di catenelle e altri 2 che formano il cerchio. Perché 31? All'inizio vi ho detto 32, perché allora vedete qui ho terminato la stola con l'ultimo giro che completava il cerchio, perché come vedete risulta già una finitura. Lateralmente trovate quel punto W lavorato come vi avevo insegnato, che fa già da rifinitura. Il 32esimo motivo andremo a farlo sull'altra parte più corta della stola. Vedete, adesso noi questa era la catenella d'inizio di 94 catenelle nel mio caso, perché 94 erano 9 motivi da 10 catenelle più 4, infatti questi sono 9 motivi fino a qua. Adesso noi ci riattaccheremo in questo punto, faremo in senso contrario un altro giro di catenelle e poi comporremo un cerchio e troveremo quindi la stessa finitura che troveremo di qua. Adesso prendo in mano l'uncinetto, vi faccio vedere, attaccandomi direttamente alla stola, vi faccio vedere come rifinire dall'altra parte. Mi sono attaccata nell'angolo della stola per rifinire l'altra parte, l'altro lato corto. Vedete, ho preso il lavoro avendo il cerchio sul diritto, mi sono alzata con 3 catenelle, ora andiamo a fare un punto W sul punto W. In questo punto qui facciamo la seconda, questa catenella qui, facciamo la seconda maglia alta perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle, 2 catenelle, scusate, e 2 maglie alte, insomma il nostro punto W solito di inizio e fine giro, quello fatto con una maglia alta, questa fuori, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, ripetiamo lo stesso lavoro sulla maglia bassa, una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto W all'attaccatura del punto W perché vedete che è alla rovescia, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quattro catenelle, 1, 2, 3,
4, una maglia bassa sulla maglia bassa, 4 catenelle, 2, 3, 4, un punto V doppio all'attaccatura del punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e terminate il giro lavorando con questa lavorazione fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo punto V doppio in questa catenella, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta, l'ultima maglia alta andremo a farla sempre nella prima catenella che aveva sostituito la prima maglia alta quando abbiamo iniziato la nostra stola. Carichiamo il filo, maglia alta, ecco qua. Ora giriamo il lavoro. Secondo giro di finitura, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella V, faccio una maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte, punto V doppio, sempre nello stesso punto di base. E adesso ricominciamo a fare il cerchietto, quindi ci alziamo con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una mezza maglia bassa nella prima catenella, chiudiamo in un piccolo cerchio, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ora mi porto questo cerchietto alla mia sinistra, entro e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, vado sulla maglia bassa e faccio una maglia bassa, carico il filo, rientro nel cerchietto e faccio altre 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Riprendo il senso corretto del lavoro, vado a fare il mio punto V doppio dentro il punto V doppio sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora mi alzo con le 8 catenelle e riprendo con il cerchio, con il mezzo cerchio. Arriviamo fino alla fine del giro. Ho finito il secondo giro di rifinitura. Ho terminato e iniziato il giro come vi ho insegnato. Sono sul punto V di inizio. Ora facciamo una maglia bassa in questo punto tra il punto V e il cerchio e andiamo a fare le 10 maglie alte che finiscono il cerchio dentro all'anello, quindi 10 maglie alte, 2, 3,
10 maglie alte. Ora chiudiamo il cerchio nella terza catenella della prima maglia alta, che sostituiva la prima maglia alta, con una mezza maglia bassa, come se chiudessimo un normale centrino. E adesso andiamo a fare il nostro punto W doppio dentro il punto W doppio sottostante. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 maglie alte. Ora ripartiamo agganciandoci con una maglia bassa tra la fine del punto W doppio e l'inizio del cerchio e ricominciamo facendo le 10 maglie alte dentro l'anello del cerchio. Vedete che poi rimane finita anche dall'altro lato la stola con i cerchi. Ecco, questo lavoro è finito, spero che vi sia piaciuto, spero di essere stata chiara nella spiegazione. Vi saluto con questo punto che ho realizzato con la lana che avete scelto. Io ho fatto un piccolo sondaggio nei giorni scorsi in cui è stato scelto questo tipo di filato per il prossimo tutorial. Ho realizzato questo punto e questo sarà un maglioncino con una linea particolare. Inizierò subito in questo momento e sarà il mio prossimo tutorial. Io vi ringrazio tanto per l'ascolto. Se vi è piaciuto il mio canale, vi sono piaciuti i miei lavori, iscrivetevi, mi date la possibilità di portare avanti il canale, cliccate sulla campanella e vi arriveranno le notifiche dei miei prossimi lavori. Niente, vi ringrazio tanto, alla prossima, ciao!